Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questi ciondoli ad uncinetto. È un lavoro semplice e veloce da fare e questa è un'opportunità secondo me anche per chi lavora con i mercatini, perché effettivamente non ci vuole molto tempo a fare questi ciondoli e di conseguenza le collane. Per quanto riguarda la collana vi do questa idea, ma ovviamente poi la collana potete farla come preferite. Oggi in particolar modo vediamo come fare il ciondolo e la perlina. Per fare questo ciondolo usiamo un cerchio di metallo che irrigidisca il lavoro in modo che il ciondolo rimanga ben in forma, ma con lo stesso schema vi do anche questa opzione che non ha niente a sostegno del lavoro, ma il lavoro rimane comunque in forma perché lo lavoriamo bello stretto. L'anno scorso vi avevo mostrato come fare questo ciondolo ad uncinetto che vi era piaciuto moltissimo. Se non avete visto il tutorial ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Ma oggi facciamo questo insieme e quindi vediamo tutto il necessario per fare questo ciondolo. Se il tutorial vi piace non dimenticate di regalarmi il vostro like e di farmelo sapere scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. È e rimarrà sempre gratuito, basta cliccare il bottoncino rosso con scritto iscriviti. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare il ciondolo ci serve un uncinetto da 1,5 mm, un ago da lana, una forbice, un bottone con due fori che abbia un diametro di circa 1,3 cm, 1,5 cm. Se volete farlo con il cerchio intorno, io uso la molla armonica, che sono questi cerchi di metallo che vengono venduti così per fare i braccialetti, e poi taglio un cerchio un po' più abbondante di un giro col tronchesino, diciamo per esempio così, taglio un giro e un po' di più, in modo che poi quando lavoriamo il giro intorno al cerchio ci sia una parte del cerchio che si sormonta e non si apra il cerchio. Poi se volete inserirle vi servono 12 perline. Io ho usato queste di legno e hanno un diametro di 5 mm, ma voi ovviamente potete utilizzare quelle che preferite. E poi serve il filato, che è il protagonista di questo lavoro ovviamente. Io uso il cablè numero 5, uso questa marca, è un cablè bellissimo, lucido, molto ritorto, che uso da anni e che vi straconsiglio. Per tutti i materiali, perché so che me lo chiederete, potete rivolgervi alla merceria Arcobaleno. Nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online e il numero WhatsApp, perché online trovate il filato, però per quanto riguarda bottoni, la molla armonica e le perline vi consiglio di contattarli tramite WhatsApp, perché queste cose non ci sono sul sito. Per quanto riguarda la collana, ripeto, potete farla come volete. Questa l'ho fatta usando due fili appaiati e ho usato solo per la collana un uncinetto da 3 mm. Per prima cosa infiliamo le 6 perline che ci servono nel filo. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo il primo giro nei fori del bottone. La ripetizione che ripetiamo è un punto basso, 2 catenelle, e la ripetiamo 3 volte per ogni foro. Entriamo nel foro, prendiamo il filo, lo portiamo fuori, lo allunghiamo alla lunghezza che serve per il bottone e lavoriamo un punto basso e 2 catenelle e ripetiamo 3 volte per ogni foro. Un punto basso, 2 catenelle. Lavorate le 3 ripetizioni, passiamo al foro successivo. 2 catenelle
un punto bassissimo nel primo punto basso. Nel giro 2 lavoriamo solo negli archetti del giro 1. Per prima cosa ci spostiamo nel prossimo archetto con un punto bassissimo, lavoriamo una catenella e in questo giro la ripetizione è 4 punti bassi in ogni archetto. E se vogliamo intanto possiamo nascondere la codina di filo attraverso i punti. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Un punto bassissimo anche nel prossimo punto e da qui iniziamo il giro 3. Nel giro 3 lavoriamo 2 catenelle che sostituiscono un punto alto non chiuso e altri 2 punti alti non chiusi in questo punto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2 e questo è un punto alto non chiuso e ne lavoro un altro. E adesso chiudiamo tutto insieme. 3 catenelle, 3 punti alti chiusi assieme nel prossimo punto. 1, 2, 3 e chiudiamo tutto insieme. Prendiamo una perlina, la avviciniamo e nel prossimo punto lavoriamo una catenella con la perlina. Avviciniamo la catenella e allunghiamo l'asola sull'uncinetto quanto serve per abbracciare la perlina e lavoriamo una catenella. Saltiamo 2 punti e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Salto 2 punti, 3 punti alti chiusi assieme, tre catenelle, 3 punti alti chiusi assieme nel prossimo punto, una catenella con la perlina. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro 3. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nei primi 3 punti alti chiusi assieme. Facciamo un punto bassissimo nel prossimo archetto e agganciamo il filo del nuovo colore. Tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire e da qui iniziamo il prossimo giro. Iniziamo il giro con un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle e in questo archetto ne lavoriamo altri 2. Avviciniamo una perlina, lavoriamo una catenella con la perlina e altri 3 punti alti in questo archetto. Una catenella, un punto bassissimo nella catenella con la perlina, una catenella e ripetiamo. Nel prossimo archetto 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti,
e la catenella la lavoriamo con la perlina. Una catenella, un punto bassissimo nella catenella con la perlina prendendo tutti e due i fili, una catenella, e questa è la ripetizione che lavoriamo in questo giro. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, riagganciando il filo azzurro che abbiamo lasciato dietro, così. E da qui iniziamo il prossimo giro. Una catenella, un punto basso in ognuno dei punti alti, quindi 3 punti bassi, lavorando solo nel filo dietro, e iniziamo da quello in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo. Se volete nel frattempo potete nascondere la codina di filo bianco. Un punto basso e un punto basso in ogni punto alto in costa dietro, cioè prendendo solo il filo dietro del punto. Un punto alto doppio, 2 volte filo sull'uncinetto, in rilievo preso davanti su questi 3 punti alti chiusi assieme. Da davanti abbraccio il punto, prendo il filo e chiudo a 2 a 2. Quattro punti bassi intorno alla perlina, nella catenella della perlina. Il filo bianco intanto possiamo tagliarlo. Un punto alto doppio in rilievo dall'altra parte per incorniciare la perlina. 2 volte filo sull'uncinetto ed entriamo qui sopra il giro celeste intorno a questo punto. E chiudiamo a 2 a 2. Tre punti bassi, uno in ognuno dei punti alti, lavorando sempre solo nel filo dietro del punto. E completiamo la ripetizione lavorando un punto alto in rilievo dopo questa perlina, intorno così, una catenella, un punto alto in rilievo prima della perlina. Questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Ci dobbiamo ricordare che lavoriamo un punto basso in ogni punto alto del giro precedente, lavorando solo nel filo dietro dei punti. Sulle catenelle delle perline lavoriamo 4 punti bassi e poi lavoriamo dei punti incrociati. Qui lavoriamo un punto alto doppio in rilievo preso davanti sui punti alti chiusi assieme del giro blu, qui. Quello dopo invece è un punto alto doppio in rilievo preso davanti che prendiamo qui sopra, e adesso lo rivediamo, e intorno alla perlina bianca qui lavoriamo prima un punto alto
dopo la perlina, una catenella, un punto alto prima della perlina. Lo rivediamo: un punto basso su ogni punto alto. Un punto alto doppio in rilievo preso davanti, incrociando quindi su questo punto. Da davanti, i punti bassi sulla catenella con la perlina, e sono 4, un punto alto doppio in rilievo per incorniciare e lo andiamo a lavorare qui, i punti bassi, e poi i punti alti in rilievo intorno alla perlina bianca. Prima lavoriamo dopo la perlina, una catenella, e adesso lavoriamo prima della perlina. Così. E ripetendo questa ripetizione completiamo anche tutto questo giro. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E se vi piace, il ciondolo potrebbe essere già pronto così. In questo lavoro è importante lavorare stretto, quindi se volete potete usare un uncinetto anche un po' più piccolo, o comunque cercate di stringere i punti. In questo modo il ciondolo avrà più sostegno. Nascondiamo tutte le codine di filo attraverso i punti con un ago sul retro del lavoro. Nell'ultimo giro inseriamo il cerchio di metallo. Prepariamo un nodino iniziale e lo agganciamo al cerchio. Con una catenella. E poi lavoriamo nel cerchio come se stessimo lavorando nel cerchio magico, lavorando punti bassi intorno al cerchio. E ne lavoriamo 3. E poi agganciamo il ciondolo. Nel ciondolo lavoriamo 6 punti bassi partendo dal primo punto alto doppio in rilievo lavorato prima della perlina. E anche qui lavoriamo sempre prendendo solo il filo dietro di ogni punto. E il cerchio. E lavoriamo un punto basso in ogni punto per 6 volte.
Poi lavoriamo 3 punti bassi nel cerchio, e un punto puff nel punto alto in rilievo preso davanti prima della perlina bianca. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo, allunghiamo un po' e ripetiamo. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo, allunghiamo e chiudiamo tutto insieme. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. 3 punti bassi nel cerchio, 6 punti bassi iniziando dal primo punto alto doppio in rilievo preso davanti e finendo nell'ultimo. Poi lavoriamo di nuovo 3 punti bassi solo nel cerchio e il punto puff sul punto alto in rilievo prima della perlina. L'inizio e la fine del cerchio di metallo sono sovrapposte. In questa porzione di cerchio lavoriamo queste due parti insieme. Una volta completato il giro, tagliamo il filo un po' lungo . Lo infiliamo in un ago senza punta ed entriamo in tutta la catenella del primo punto basso. E torniamo al centro della catenella dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. Dietro annodiamo e nascondiamo il filo tra i punti. Per fare la perla teniamo una codina iniziale un po' lunga e facciamo un anello magico. E lavoriamo 10 punti bassi nel cerchio. Lavorati i 10 punti bassi, tiriamo il filo, ma non del tutto, solo quanto basta per avvicinare il primo e l'ultimo punto. Portiamo il filo del cerchio magico all'esterno e lavoriamo giri da 10 punti, un punto in ogni punto, lavorando a spirale. Se vogliamo ottenere una perlina rotonda, lavoriamo in totale 3 giri da 10 punti bassi. Se la vogliamo più ovale, possiamo lavorarne anche 5. Completati tutti i giri da 10 punti che vogliamo lavorare, tagliamo il filo un po' lungo. E per il momento la perlina la mettiamo da una parte. Per la collana facciamo un nodino iniziale, una catenella ed ora lavoriamo il punto strega. Allunghiamo un po' l'asola sull'uncinetto quanto vogliamo, teniamo i fili in questo modo in modo da tenere il filo che va verso il gomitolo lontano dall'asola sull'uncinetto. Prendiamo il filo, portiamo fuori e rientriamo dentro al foro che si è creato e qui lavoriamo un punto basso e questo è il punto strega o punto Solomon. Dobbiamo solo ripetere in questo modo: allunghiamo l'asola sull'uncinetto, teniamo i fili separati, portiamo fuori e lavoriamo un punto basso nell'asola che si è creata. E ripetiamo in questo modo fino ad ottenere la lunghezza che ci serve per la collana.
Una volta lavorata tutta la lunghezza che ci serve per la collana, inseriamo l'inizio della collana nella perlina, aiutandoci con un uncinetto. Verifichiamo che il lavoro non si è arrotolato. E chiudiamo la collana lavorando un punto bassissimo nella prima catenella. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E l'inizio e la fine della collana possiamo saldarle ulteriormente annodando le codine di filo e tagliamo. La parte con il nodo la inseriamo nella perlina, tiriamo il filo del cerchio magico per chiudere l'inizio del lavoro da questa parte e dall'altra parte infiliamo la codina di filo in un ago senza punta e chiudiamo il foro che rimane passando per la mezza catenella esterna di tutti i punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo per chiudere. Passiamo ancora tramite qualche punto. Facciamo uscire l'ago da uno dei fori della lavorazione e facciamo uscire tramite lo stesso foro anche l'altro filo. Annodiamo questi due fili tra loro e li nascondiamo all'interno della perlina. E la collana è pronta. Vi do due versioni, quella rotonda con il cerchio di metallo e questa a stella lavorando solo fino al giro 4. In questo caso non c'è niente che irrigidisca ulteriormente la lavorazione, è sufficiente lavorare stretto con uncinetto da 1,5 mm e questo è il risultato. In ogni caso questo ciondolo rimane in forma. Fatemi sapere quali delle due versioni che vi ho dato oggi vi piace di più e se vi piace di più questo ciondolo o quello che abbiamo fatto insieme l'anno scorso. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like e di scriverlo in un bel messaggio qui sotto il video, e se rifate questi ciondoli con queste collane o con qualunque altra collana vi venga in mente, ricordatevi di taggarmi nelle vostre foto. Adoro vedere i vostri lavori, potete farlo taggandomi appunto in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!